Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, lunedì 3 luglio del 2023, buona settimana a tutti, qui da Radio Rossonera, primo appuntamento di questa settimana, l'ultima prima del ritiro del 10, quello che è un po' la data che segnerà l'inizio della prossima stagione, anche se in realtà da qualche giorno siamo già nella stagione 23-24 e proprio da qui direi di ripartire. Vi chiedo un voto a questo punto. Chiediamo un voto a quello che è la stagione del Milan che si è appena conclusa, visto che poi durante la stagione si cerca sempre di dare un voto alla stagione precedente, ma si dice sempre aspettiamo, vediamo come chiudi, vediamo come va in campionato, in Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. La stagione è finita qualche giorno fa e quindi è giusto anche dare un voto alla stagione precedente. Prima di andare proprio a dare il voto e soprattutto a vedere anche quello che sarà la prossima stagione, direi di andare con il classico sommario dell'editoriale, ovvero partiremo con ciò, il principio della bilancia, ovvero il Milan è entrato nell'ottica di idee che non si può più essere sbilanciati solo e soltanto a sinistra, bisogna anche avere una fascia destra diversa rispetto a quella del passato, magari andando a toccare il centrocampo, cioè riequilibrando il centrocampo e quindi provando ad avere una fascia destra più qualitativa perché il centrocampo è più folto e quindi non necessita di avere una fascia destra di diverso tipo, ma avere una fascia destra di pari livello tecnico rispetto a quella di sinistra o quantomeno avvicinabile, perché replicare Teo Leao non è sicuramente facile. Poi una piccola infarinatura di quello che sarà la settimana del prossimo calciomercato, del prossimo mercato che ci porterà al 10 e delle ultime trattative, soprattutto quelle del weekend che riguardano Christian Pulisic. Chiudiamo con gli ultimi due argomenti, ovvero l'importanza delle tempistiche, perché tra poco, come detto, inizia per davvero la stagione il 10 e avere una parte della rosa a disposizione quest'anno un po' prima del solito potrebbe fare la differenza per l'attacco del campionato. E poi chiudiamo con ciò, ovvero allungare, non diluire, e qui mi riferisco alla rosa, una rosa che l'anno scorso è rimasta un po' col fiato corto nella seconda parte di stagione, vuoi per le scelte, vuoi per la qualità in genere della rosa. Ne andremo a parlare in chiusura. Ricominciamo. Voto alla stagione, brevemente. Per me non si può andare oltre il 6,5. È stata una buona stagione, non una stagione ottima. Vanno dentro al 6,5 l'ottima Champions League che fa alzare la media, il campionato discreto che ti porta al minimo risultato possibile, ovvero il quarto posto, quinto, quarto, e magari abbassa un po' di mezzo punto la valutazione proprio il calcio proposto in questa stagione, perché in realtà il Milan quest'anno ha proposto sicuramente un calcio di un livello inferiore rispetto agli anni passati, cosa che poi ha comportato anche dei risultati non particolarmente felici nella seconda parte di stagione. Ma la stagione, come detto, è finita, è giusto andare avanti, perché insomma, l'acqua che passa non macina più e non è mai nemmeno troppo giusto stare a piangersi addosso, d'altronde le cose succedono e purtroppo, o per fortuna in alcuni casi, va sempre messo l'orologio in avanti, non bisogna fermarlo. Il principio della bilancia, presto detto, per tanto tempo il Milan è stato sbilanciato a sinistra, cosa che gli ha portato grandissimi vantaggi perché è indubbio che Teo più Leao o 2 o 3 anni fa Teo più Rebic pagava dei dividendi incredibili, anche la possibilità di lasciargli la più ampia libertà, soprattutto a Rafa nella seconda parte di stagione ha pagato tanto e bene, ma una squadra equilibrata, una squadra che vuole far male all'avversario a 360 gradi, non solo e soltanto con l'apporto dei singoli, deve essere equilibrata anche nelle fasi d'attacco sulla destra. È una destra che nelle ultime stagioni è stata più tattica, è stata più difensiva che altro. È giusto che a fronte di un centrocampo un po' più robusto, un po' più folto e anche un po' più fisico, si possa andare a risistemare quella che è una fascia destra che mai nelle ultime stagioni è stata a livello della sinistra e mai ha portato diciamo così,
un buon livello tecnico alla squadra. Una squadra che ha sempre cercato di pendere verso sinistra, il Milan costruisce anche molto spesso già da sinistra, senza fare quel cambio d'attacco che fanno tante squadre, ovvero quelle di magari iniziare a costruire da un lato per poi andare dall'altro. Il Milan già tende a costruire con la parte sinistra, vuoi con Teo, vuoi con Ismael Benasser o vuoi con Sandro Tonali, e poi si resta a sinistra con Rafael Leao, per evitare di essere anche, come è successo in alcune parti della scorsa stagione, un po' ripetitivi e anche abbastanza leggibili da parte dell'avversario. È giusto andare a riequilibrare la fascia destra, magari proprio con gli obiettivi di mercato che stanno uscendo in questo momento. Non, e qui cambiamo argomento velocemente, non con una mezzala, ma direttamente con gli esterni. Daichi Kamada, o Kamada, era o è comunque un giocatore di buonissima tecnica, anche abbastanza tattico, di discreto fisico, ma sicuramente non un giocatore di spiccate caratteristiche difensive, o comunque con delle qualità difensive adatte a giocare magari proprio dal lato di Teo e Leao. Immaginarsi ad esempio un Teo, Kamada, Leao dallo stesso lato, faccio un po' fatica onestamente a immaginarmi quel terzetto, tant'è che probabilmente l'anno prossimo il terzetto sarà più magari Teo, Loftus-Cheek e Rafael Leao. Non che Loftus-Cheek abbia delle qualità difensive enormi, però insomma sicuramente più di Kamada sa andare a contrasto, è fisicato molto di più, è una grande corsa, insomma. Per fare la mezzala a 3 e quindi non l'interno a 2 come è successo quest'anno a Sandro Tonali, la mezzala a 3 la può fare tranquillamente ed essere un po' più equilibrati da quella zona di campo. Cosa che dovremmo essere anche a destra, soprattutto se metti un pari attaccante esterno come Rafael Leao, che può essere Pulisic, che può essere Chukwueze, e quindi la necessità anche da quel lato magari di avere anche in quel caso una mezzala di un certo tipo, un box to box, come potrebbe essere appunto Yunus Musa, altro obiettivo di mercato del Milan che si andrà a scaldare in questa settimana, anche se il Valencia parte da una cifra che il Milan reputa in questo momento un po' più alta di quello che è preventivato per il suo acquisto. Si parla dai 25-30 la richiesta del Valencia, 20-25 e più verso i 20 l'offerta del Milan. Poi, come abbiamo detto nel titolo qua sotto, la settimana importante di mercato passa per Ivan Pulisic. Tra l'altro notizia della serata di domenica di The Athletic, sembrerebbe che anche il Lione sarebbe sul ragazzo con un'offerta particolarmente vantaggiosa per il Chelsea, quasi fino ai 25 milioni, cifra che il Milan in questo momento non vuole mettere assolutamente per Pulisic. Ma al di là di questo, mi sembra che rispetto al recente passato, dove comunque tra il problema dei mondiali l'anno scorso, il problema post-Covid di qualche anno fa che ha fatto slittare la stagione, eccetera, eccetera, la tempistica quest'anno sia abbastanza importante, proprio perché se le andiamo poi a contare una dopo l'altra, tra entrate e uscite potrebbero esserci dalle 10 alle 15 operazioni, quindi la rivoluzione è abbastanza ampia e abbastanza profonda, soprattutto da centrocampo in su, e avere a disposizione una buona parte della squadra, non vi dico direttamente il 10 perché la vedo un po' difficile, manca soltanto una settimana, quindi oltre Loftus-Cheek magari potremmo metterne dentro uno, per essere ottimisti forse due, ma siamo veramente ottimisti. Mi sembra che la data migliore per ipotizzare invece una rosa un pochino più completa sia quella del 20, quando il Milan prende l'aereo e va dall'altra parte dell'Atlantico per le sue 3 amichevoli estive. Mi sembra che potrebbe essere anche cosa buona e giusta con il rientro dei giocatori, ad esempio dall'Europeo, vedi De Ketelare, con il rientro dei giocatori che hanno fatto le qualificazioni o la Nations League, o in generale tutti quei giocatori che nella prima parte di ritiro non ci saranno perché hanno fatto più partite nel mese di giugno, il 20, cioè la data per la partenza per gli Stati Uniti, possa essere anche la data da cercare sul calendario per avere una rosa un po' più completa anche dal mercato.
un mercato che fino adesso, come detto, ha portato Loftus-Cheek e Sportiello, e che, visto insomma il profondo rinnovamento del Milan a livello di rosa, sarebbe cosa buona e giusta avere almeno un centrocampista in più dal mercato e uno degli esterni per andare già a costruire quelle che sarà un po' l'intera lettura del prossimo anno, fare un po' di esperimenti per quanto riguarda ad esempio il centrocampo a 3 che il Milan ha utilizzato meno, anzi quasi mai, durante l'anno, se non magari quando metteva Krunic che sì, eccetera, e giocava con un centrocampo a 3 un po' atipico, cioè con due mediani e un centrocampista un po' più su, ma se si vuole passare realmente a un centrocampo a 3, qualche prova in estate va fatta, non si può tendenzialmente buttare i giocatori in campo il 20 di agosto e pensare che tutto possa andare bene o per il verso giusto. Bisogna fare sicuramente qualche prova di mezzo, e avere qualche giocatore in più, soprattutto a centrocampo, dovrebbe essere un'idea vincente per un Milan che in questo momento a centrocampo è ancora un po' corto. Non basta ovviamente Loftus-Cheek, assolutamente. Ma visto che in questo momento della stagione, per ora, il mercato ancora non ha portato tanti acquisti, mi sembra più adatto rispetto agli altri anni, dove un'intelaiatura era un po' più rodata. Non che il Milan abbia stravolto tanto nei titolari, perché alla fine, se andiamo a vedere i titolari, i difensori sono rimasti. Ovviamente manca tutto il centrocampo titolare, perché Bennacer sarà fuori a lungo, ma poi ancora più avanti tra Leao, Giroud e al massimo l'esterno di destra, insomma, per il resto l'intelaiatura dei titolari più o meno c'è, però manca tutta l'intelaiatura del centrocampo, e averlo a disposizione nel più breve tempo possibile per mister Stefano Pioli potrebbe fare la differenza, proprio per testare anche le differenze rispetto al sistema di gioco dell'anno scorso. Chiuderei con un concetto che l'anno scorso ci siamo trascinati un po' troppo, ovvero la lunghezza della nostra rosa, che a un certo punto della stagione abbiamo scoperto essere un po' troppo corta per affrontare la doppia competizione, cosa che forse in parte è anche servita come scusa, perché la rosa del Milan, è vero, non è mai stata lunghissima l'anno scorso, vuoi per Origi che ha approcciato male, Rebic che ha fatto una stagione praticamente nulla, i giovani che sono stati mal impiegati, a volte hanno risposto non presente, eccetera, 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 compreso anche qualche giocatore che rispetto all'anno dello scudetto ha reso un pizzico sotto l'anno precedente. Ma il ma per me è grande come una casa, cioè l'anno scorso la nostra rosa era comunque adatta per reggere una competizione, quella del campionato, senza avere dei patemi d'animo fino all'ultima giornata o alla penultima giornata dello scorso campionato, buttando via una marea di punti in casa, e non solo quelle cosiddette piccole, provando a giocare un calcio molto più diluito, questo sì, nella proposta di gioco, e che faceva sì che il Milan fosse abbastanza in difficoltà, soprattutto con le squadre che tendevano a non giocare. Una rosa l'anno scorso che, come detto, qualche attenuante di lunghezza sicuramente l'ha avuta, perché il Milan in un modo o nell'altro si è ritrovato a poter avere a disposizione tra i 14, forse 15, stando larghi, giocatori a disposizione nella fase cruciale della stagione, cioè quella da febbraio ad aprile. Però l'obiettivo di quest'anno deve essere assolutamente sì, allungarla, ma non diluirla, cioè non possiamo permetterci il lusso di avere una squadra che dal 16esimo, 17esimo, 18esimo inizia ad abbassare il livello, perché altrimenti se no si rischia di fare ciò che è stato fatto l'anno scorso, ovvero avere una rosa un po' corta. L'anno scorso magari per, chiamiamoli capricci di Rebic, chiamiamoli la difficoltà di adattamento di Chetelario di Origi, oppure i giovani mal utilizzati o poco utilizzati. Insomma, la nostra rosa l'anno prossimo deve avere almeno anche il 16esimo e il 17esimo giocatore, altrimenti, come abbiamo visto, le due competizioni un po' fai fatica a reggerle, e un po' per forza di cose chi magari si sente meno utilizzato stacca la spina e comunque non ce l'hai a disposizione più. L'anno scorso è successo anche qualcosa di molto impattante in gennaio, che non è da sottovalutare e che non è sicuramente da rivivere, perché il gennaio dell'anno scorso, che ancora non ha trovato una spiegazione logica da parte dei protagonisti,
e che magari invece una spiegazione logica ce l'ha anche, perché altrimenti le cose non accadono così dall'oggi al domani, ma non deve ripetersi nella prossima stagione. E quindi avere a disposizione una rosa un po' più lunga deve essere l'obiettivo per la prossima stagione. Quindi non bisogna assolutamente sedersi su quelli che sono stati magari i meriti anche della scorsa stagione, come è stato magari nelle stagioni precedenti, quando si è deciso di non andare a sostituire qualche giocatore di troppo, e che ad esempio in questa stagione alla fine il conto è arrivato quando, non sostituendo Kessie, non sostituendo Cialanoglu, non sostituendo alcuni giocatori della tua rosa, sei arrivato ad avere in questa stagione tanti giocatori invece da dover sostituire, perché chi pensavi potesse sostituire i giocatori in partenza non ha reso, oppure addirittura è partito come Brahim Diaz, ma anche Brahim Diaz non è che ha avuto un rendimento spaventoso. Comunque ti sei ritrovato oggi a doverne sostituire 3, 4, 5, addirittura forse 6 con la partenza di Sandro Tonali. Noi siamo arrivati in fondo a questo editoriale del lunedì, ci ritroveremo esattamente il giorno del raduno, ovvero il 10, a poche ore dal raduno del Milan a Milanello, conferenza stampa, primo allenamento, insomma, si torna per davvero a suonare la campanella di scuola e di ritrovare gli alunni a lezione di mister Stefano Pioli. L'avreste mai detto?